Ben ritrovati a tutti gli amici di Solfatara News. Anche oggi siamo tornati sul territorio per documentare dall'alto, con i nostri droni, l'evoluzione della caldera dei Campi Flegrei. Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: osservare direttamente ciò che accade, raccogliere immagini reali e monitorare nel tempo le trasformazioni di uno dei sistemi vulcanici più studiati al mondo. Ogni giorno la caldera ci ricorda che, anche quando tutto sembra immobile, nel sottosuolo sono in atto processi continui. Il suolo continua lentamente a deformarsi a causa del bradisismo. La microsismicità accompagna questa fase evolutiva e, in profondità, acqua, vapore e gas vulcanici percorrono una complessa rete di fratture prima di raggiungere la superficie attraverso le fumarole. Come sempre vogliamo salutare tutti voi che ci seguite quotidianamente, chi osserva le nostre webcam in diretta 24 ore su 24, chi consulta il nostro sismografo indipendente e tutti coloro che hanno scelto di informarsi attraverso immagini reali, monitoraggi costanti e osservazioni effettuate direttamente sul territorio. Oggi, 7 luglio 2026, il nostro monitoraggio non si è limitato alla Solfatara e all'area di Pisciarelli. Abbiamo deciso di estendere il sorvolo anche verso via Napoli e il porto di Pozzuoli, dove proprio oggi prende il via il Pizza Village, una manifestazione che richiamerà migliaia di visitatori. Si tratta certamente di un evento importante per il territorio e per l'economia locale, ma inevitabilmente concentra un elevato numero di persone in un'area che da anni convive con il fenomeno del bradisismo e con una continua attività sismica. Per questo motivo abbiamo voluto osservare attentamente tutta la fascia costiera e documentarne le condizioni attuali. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli. Oggi l'attività fumarolica appare in ripresa rispetto ai giorni scorsi, nonostante le elevate temperature atmosferiche che tendono spesso a rendere meno evidente il vapore emesso. La fuoriuscita dei gas risulta ben visibile e mostra un'intensità superiore rispetto ai precedenti monitoraggi. Abbiamo quindi effettuato la misurazione della temperatura superficiale della fumarola principale, che oggi risulta pari a 110,2 gradi Celsius. Come sempre vi mostriamo a schermo anche il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature registrate nei giorni precedenti, uno strumento che ci permette di confrontare nel tempo l'evoluzione dell'attività termica. Successivamente ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Il primo elemento che salta immediatamente all'occhio riguarda le storiche pozze di fango, che oggi risultano quasi completamente asciutte. Soltanto alcune conservano una modesta quantità di fango residuo, probabilmente dovuta alle precipitazioni della scorsa settimana. Abbiamo poi raggiunto la fumarola Bocca Grande. A differenza di Pisciarelli, oggi questa fumarola mostra una pressione decisamente inferiore e una minore emissione visibile di vapori. È importante ricordare che l'aspetto esterno di una fumarola può variare per numerosi motivi: distribuzione dei fluidi idrotermali, pressione dei gas, temperatura dell'aria, umidità e vento. Una minore emissione visibile non significa necessariamente che il sistema vulcanico sia meno attivo. Al contrario, rappresenta semplicemente una diversa modalità con cui il sistema idrotermale rilascia energia e gas verso la superficie, motivo per cui il monitoraggio continuo rimane fondamentale. Anche qui abbiamo effettuato la misurazione della temperatura superficiale. La temperatura della fumarola Bocca Grande oggi è pari a 187,4 gradi Celsius. Naturalmente vi mostriamo anche il grafico aggiornato dell'andamento termico registrato negli ultimi giorni. Ma c'è un altro aspetto che oggi vogliamo affrontare e che riguarda non la geologia, bensì le difficoltà che stanno vivendo centinaia di famiglie dei Campi Flegrei. Mentre il territorio continua ad affrontare gli effetti del bradisismo, prosegue infatti anche una complessa vicenda burocratica legata ai contributi destinati alle abitazioni danneggiate dai terremoti. Secondo le notizie pubblicate nelle ultime ore, ben 284 famiglie sono rimaste escluse dai contributi previsti per la riqualificazione degli edifici dichiarati inagibili. In molti casi le domande sarebbero state respinte per difformità edilizie o questioni tecniche risalenti anche a molti decenni fa, mentre numerosi cittadini hanno deciso di presentare ricorso. La vicenda ha generato un acceso dibattito, anche perché il Comune si è costituito nei procedimenti giudiziari promossi dagli esclusi.
scelta fortemente criticata da esponenti politici e da rappresentanti dei cittadini coinvolti. Al di là degli aspetti giuridici, resta una realtà evidente. Molte famiglie vivono ancora lontano dalle proprie abitazioni e attendono una soluzione che permetta loro di rientrare in sicurezza. È una situazione che dimostra come, accanto al fenomeno naturale del bradisismo, esista anche una complessa emergenza amministrativa che continua a pesare sulla vita quotidiana di molti cittadini. Terminato il monitoraggio delle fumarole, ci siamo diretti verso via Napoli. Da questa prospettiva privilegiata è possibile osservare ancora una volta gli effetti del lento sollevamento del suolo. Lungo la costa i bassi fondali risultano sempre più evidenti. Le spiagge appaiono più estese rispetto al passato e diversi resti archeologici romani continuano lentamente a riemergere, testimonianza concreta di un fenomeno che nei Campi Flegrei accompagna il territorio da migliaia di anni. Anche il porto di Pozzuoli continua a mostrare gli effetti del bradisismo. Le operazioni di attracco e di imbarco richiedono sempre maggiore attenzione a causa della progressiva diminuzione del pescaggio disponibile. La stessa situazione interessa numerosi pontili privati e gli ormeggi delle imbarcazioni da pesca, dove l'abbassamento relativo del livello dell'acqua rispetto alle banchine rende sempre più complesse le normali attività portuali. Continueremo a seguire con attenzione l'evoluzione di tutti questi fenomeni, documentandoli giorno dopo giorno con immagini reali, dati e osservazioni effettuate direttamente sul territorio. Il nostro invito, come sempre, è quello di informarsi attraverso fonti affidabili, evitando allarmismi inutili, ma senza sottovalutare l'importanza del monitoraggio costante di una caldera che continua ad evolversi. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi. Se apprezzate il lavoro che svolgiamo ogni giorno con i nostri droni, le webcam in diretta e il monitoraggio continuo dei Campi Flegrei, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividete questo video con chi desidera ricevere informazioni documentate e aggiornate. Noi di Solfatara News continueremo ad essere sul territorio ogni giorno per raccontarvi con immagini reali l'evoluzione della caldera dei Campi Flegrei. Ci vediamo nel prossimo monitoraggio.